Compensazione della traiettoria. Quando il proiettile cade per effetto della gravità e dell'attrito con l'aria, il tiratore utilizza le tacche verticali per mirare più in alto o più in basso, in base alla distanza del bersaglio o alle variabili ambientali, esempio il vento, eccetera. Facciamo un piccolo esempio. Vento di coda, il tiratore utilizzerà l'asse verticale del reticolo per compensare il punto di impatto del proiettile. In questo caso utilizzerà, in base all'intensità del vento, una delle tacche presenti superiori all'asse verticale, altrimenti quello che otterrà sarà che il punto di impatto rispetto al punto mirato sia più alto, come già detto, perché il vento aiuterà il nostro proiettile nel mantenimento della velocità. Correzione del vento. Le tacche orizzontali, sia a destra che a sinistra, permettono di compensare lo spostamento laterale del proiettile causato dal vento e dallo spindrift. Possiamo anche stimare una distanza. La stima della distanza con un reticolo balistico si basa su un principio della proporzione tra la dimensione nota del bersaglio e la scala graduata del reticolo, o in MILRAD o in MOA. Ecco come funziona. Conoscendo la dimensione di un bersaglio e il valore delle tacche, si può calcolare la distanza utilizzando il principio del reticolo graduato. Facciamo degli esempi. Abbiamo un bersaglio alto 1,80 m, una persona in piedi, sul reticolo e occupa 3 mils, ok? Questo è un esempio basato sulle ottiche in mils. La formula è ovviamente la distanza uguale a 1,8, che è l'altezza della persona, per 1000 diviso 3, uguale 600 metri. Quindi se abbiamo una persona che è alta 1,80 m e occupa 3 mils all'interno della nostra ottica, possiamo dire che la distanza della persona è di 600 metri. Ovviamente possiamo fare la stessa cosa con i reticoli MOA. Simile, ma si usa una conversione ovviamente tra MOA e angolo, perché noi calcoliamo la distanza in metri e non in yard. Quindi si usa la conversione di MOA in angolo di MOA. La formula per il calcolo della distanza in MOA è uguale a dimensione del bersaglio in centimetri per 100 fratto la dimensione in MOA per 2,91, che è proprio lo spostamento di un MOA a 100 metri. Quindi abbiamo sempre una persona alta 1,80 m, sul reticolo occupa 10 MOA, e possiamo dedurre dal calcolo con la formula che vediamo sullo schermo che la distanza è uguale a 180 per 100 fratto 10 per 2,91. 180 per 100 fa 18.000 fratto 29,1 è più o meno uguale a 618 metri. Quindi la distanza di una persona che occupa 10 MOA ed alta 1,80 è 618 metri. Adesso passiamo alle torrette. Le torrette di regolazione o torrette balistiche sono quelle manopole poste sopra e lateralmente alla nostra ottica e servono a azzerare la nostra arma alla distanza che più ci aggrada. Normalmente le armi consentite per la caccia noi cacciatori le azzeriamo a 100 metri. Inoltre, se la vostra ottica dispone di torrette balistiche, possono essere utilizzate durante la caccia o sessione di tiro per compensare la caduta del proiettile alle varie distanze. In che modo? Come possiamo vedere da questa foto, la torretta che stiamo mostrando è una torretta balistica proprio perché ha questa graduazione al suo esterno e, come possiamo vedere, indica o i MIL o i MOA e è suddivisa ogni 4 clic aumentiamo un MIL o un MOA. Facciamo finta che questa torretta balistica per ogni clic corrisponda a una variazione di 0,5 MIL/rad o MOA e ipotizziamo che sia in MOA. Possiamo dire che per ogni clic a 100 metri, visto che è 0,5 MOA per ogni clic, il nostro punto di impatto si sposterà di 1,45 cm, perché 0,5 MOA per 2,91, cioè
che corrisponde esattamente a un MOA, è uguale a 1,45 cm. A 200 metri ovviamente sarà il doppio, a 300 metri sarà il triplo e così via. Perciò ipotizziamo di essere a caccia con questa tipologia di ottica, torrette balistiche e reticolo balistico, e la nostra arma è stata precedentemente tarata a 100 metri, siamo a una distanza di tiro dal nostro selvatico di 300 metri, abbiamo un vento laterale da sinistra verso destra con un'intensità pari a 10 km/h e un'angolazione di tiro, un angolo di sito di 30 gradi. Ci siamo accertati che il selvatico che stiamo mirando sia nella posizione corretta e che nello sfondo abbiamo un ostacolo che permetta l'arresto del nostro proiettile, sia in caso di penetrazione delle carni o di una meravigliosa padella. A questo punto non ci resta che calcolare la traiettoria del nostro proiettile. Prendiamo i primi dati. Distanza 300 metri, caduta del proiettile 39,2 cm, ovviamente i dati sono tutti esempi, angolo di sito 30 gradi, vento da sinistra 10 km/h, temperatura 15 gradi, pressione atmosferica 922, umidità 50%, distanza effettiva calcolata tramite l'angolo di sito è di 259,8 metri. Perciò sappiamo che dovremmo correggere in alzo non a 300 metri, bensì a 260 per effetto dell'angolo di sito di 30 gradi. A 260 metri il nostro proiettile cadrà di 25,4 cm in alzo, invece che i 39,2 cm ipotetici in assenza di angolo di sito. Per effetto del vento, che ha una velocità stimata di 10 km/h, il nostro proiettile si sposterà a destra di 8,5 cm in deriva. A questo punto non ci resta che calcolare i click. Ogni click, abbiamo detto, sposterà 0,5 MOA a 100 metri, quindi 0,5 MOA a 100 metri uguale a 0,5 per 0,91, 1,45 cm. A 260 metri, come facciamo a calcolare a 260 metri? Il valore si scala proporzionalmente, 1,455 per 260 fratto 100 uguale 3,78 cm per ogni click. Quindi se il nostro proiettile cadrà 25,4 cm, ci basterà dividere 25,4 diviso 3,78 e otterremo il risultato di 6,72 click. In questo caso, non avendo un'ottica con torrette più precise tipo un quarto di MOA, ma avendo torrette, come detto, da mezzo MOA per ogni click, correggeremo il nostro alzo solamente di 6 click e mireremo leggermente più in alto del punto di impatto per correggere i 0,72 click che mancanti, cioè più o meno 2 cm più in alto del punto desiderato. Passando alla deriva, sapendo che il nostro proiettile si sposterà di 8,5 cm a destra per effetto del vento che soffia da sinistra, avendo impostato la torretta dell'alzo, non ci resta che correggere l'effetto del vento. Sapendo che a una distanza di 260 metri ogni click della nostra torretta genera uno scostamento di 3,78 cm e il reticolo balistico presenta delle tacche ogni 0,5 MOA, possiamo immaginare che il punto di impatto sia spostato sulla destra della seconda tacca orizzontale. Vedendo l'immagine, se andremo ad effettuare il tiro senza correzione del vento, il proiettile non andrà a segno, ma passerà a destra del nostro selvatico, perché abbiamo detto che il punto di impatto è la seconda tacca del nostro reticolo. Per evitare ciò non ci resta che portare il punto di impatto a destra sul punto che vogliamo colpire e andiamo ad effettuare il prelievo in massima tranquillità delle correzioni applicate. Come già detto, esistono calcolatori balistici che calcoleranno per noi la caduta del proiettile. Semplificando notevolmente tutto questo,
Ovviamente era necessario fare una carrellata anche per capire come calcolare il vento se si vuole compensare con il reticolo. L'esempio non è fatto a caso, ovvero avendo sia il reticolo che le torrette balistiche, abbiamo spiegato come utilizzare entrambi gli accessori in modo combinato. Ovviamente nessuno ci vieta di fare solo con le torrette o solo con il reticolo. La scelta è vostra. Io personalmente utilizzo sia le torrette per correggere l'alzo e il reticolo per correggere la deriva. Aggiungiamo solamente un'altra considerazione sulle ottiche e sui reticoli balistici. Il piano focale. Cos'è il piano focale? Nei cannocchiali il reticolo può essere posizionato prima o dopo il gruppo di lenti di ingrandimento. Primo piano focale significa che il reticolo è davanti alle lenti di ingrandimento. Secondo piano focale significa che il reticolo è dietro le lenti di ingrandimento. Caratteristiche principali dell'FFP, cioè primo piano focale. Quando il reticolo è sul primo piano focale, le dimensioni del reticolo cambiano proporzionalmente con l'ingrandimento e viceversa con il reticolo SFP. Questo è fondamentale per il tiro balistico perché le scale di riferimento 1000 MOA rimangono sempre proporzionali alla realtà. Le caratteristiche invece dell'SFP: quando aumenti o diminuisci lo zoom, il bersaglio cambia dimensione, ma il reticolo non ingrandisce né si riduce. Il reticolo è sempre ben visibile e leggibile anche a bassi ingrandimenti, ideale per chi preferisce un reticolo costante e non vuole che diventi troppo spesso ad alti ingrandimenti. I svantaggi ovviamente sono che le scale di riferimento 1000 MOA sono accurate solo ad un ingrandimento specifico. Per i calcoli balistici e le stime balistiche o le stime delle distanze devi ricordare a quale ingrandimento il reticolo è tarato. Per questo consiglio a persone principianti l'acquisto di ottiche che hanno il reticolo sul primo piano focale, così da non impazzire con i calcoli in base agli ingrandimenti. Ora passiamo alla parallasse. La parallasse nel tiro e nell'ottica è un fenomeno che riguarda la percezione del punto di mira attraverso il reticolo, quando l'occhio non è perfettamente allineato con l'asse ottico. Perciò la parallasse è lo spostamento apparente del reticolo rispetto al bersaglio, quando muovi la testa dietro l'ottica. Succede perché il piano del reticolo e il piano dell'immagine del bersaglio non coincidono perfettamente. L'effetto pratico: se la parallasse non è corretta, anche se il reticolo sembra centrato, il colpo può andare fuori dal punto mirato. L'errore aumenta con la distanza e con le ottiche ad alto ingrandimento. La correzione: ovviamente c'è una correzione nella parallasse. Molte ottiche hanno una torretta di regolazione della parallasse o ghiera laterale anteriore che permette di far coincidere il piano del reticolo con il piano del bersaglio alla distanza di tiro. In delle ottiche abbiamo una torretta di regolazione addirittura che ha l'impostazione per i metri di distanza. Quando la parallasse è corretta, muovendo la testa, il reticolo non si sposta rispetto al bersaglio. Perciò è fondamentale che quando ingaggiate il bersaglio, sia il bersaglio che il reticolo siano bene a fuoco. Dopo la regolazione della parallasse e soprattutto posizionando la testa per minare, l'importante è che non vedete aloni scuri sui bordi dell'immagine. Se notate questi aloni, state sbagliando l'allineamento di tiro. Perciò correggete la posizione fino a quando non otterrete una visione chiara, a fuoco e senza aloni. Deve essere un cerchio preciso di immagine. A questo punto spero che questo breve video sia stato di aiuto ed apprezzato. Vi ricordo che il vostro supporto è fondamentale e soprattutto è gratuito, perciò vi chiedo di iscrivervi al canale, di lasciare un bel like e di commentare il video scrivendo la tua opinione su questo breve video. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima lezione, dove tratteremo le tecniche di tiro. Un abbraccio ragazzi, ciao ciao!